Sono le 8 del nostro terzo e ultimo giorno di cammino. Siamo appena ripartiti dal rifugio Vallanta e ora ci dirigiamo verso il passo, esattamente lassù. Ed eccoci al primo passaggio su neve della giornata. Abbiamo praticamente raggiunto il passo di Vallanta, che come potete vedere è completamente nevato. Il problema è che a quanto pare dall'altra parte in cui scenderemo il percorso è tutto ghiacciato e noi non abbiamo assolutamente attrezzatura per affrontare una situazione del genere. Abbiamo oltrepassato il passo e siamo ufficialmente en France. Stiamo cercando di scendere al passo di Vallanta, che non è agilissimo in quanto la ripidità è notevole e è tutto innevato. Abbiamo anche valutato la possibilità di tornare indietro, ma per ora abbiamo deciso di provare in ogni caso a passare, sperando che la parte innevata finisca a breve. Finalmente ce l'abbiamo fatta, la discesa alle nostre spalle è stata completata, abbiamo evitato di diventare macinato fine. La cosa più pazza che ho fatto in vita mia. Solo noi Wild Walkers potevamo farcela. Non imitateci, mi raccomando, se venite qui in queste zone portatevi i rampini, portatevi le piccozze. Attrezzatura adeguata. Soprattutto se trovate la neve, noi... Informatevi bene sullo stato dei passi. Ragazzi, è stata un'idea del cazzo? Sì. Sì, abbastanza. Ne è valsa la pena? Sì. E allora va bene così. Dopo una pausa pranzo di circa un'ora qui al Refuge de Vissot, riprendiamo il nostro cammino che all'incirca in un paio d'ore dovrebbe portarci al Colle di Traversette, dove rientreremo in territorio italiano e scenderemo verso Pian del Re per terminare il nostro giro.
Per arrivare al Colle di Traversette il sentiero ci sarebbe anche, però come vedete è diventato il ruscello per le acque del disgelo e quindi dobbiamo camminare su queste roccione trovando dei passaggi alternativi. Lassù c'è il passo di Traversette, ho visto la pendenza nel nevaio che saremo costretti a percorrere, non ce la siamo sentita e abbiamo deciso di cambiare giro, cercando di tornare in territorio italiano da uno degli altri passi montani qui vicino, che dovrebbero essere un po' più bassi e speriamo con meno neve. Stiamo affrontando questa ascesa tra le rocce, arrampicandoci di masso in masso per cercare di arrivare al passo che ci riporterà in Italia. E stiamo faticando un botto. Non si muore stavolta, non si muore più. Stiamo percorrendo gli ultimi epici metri che ci separano dal passo. Ci siete? Dai, dai! La nostra fatica verrà ricompensata con una visuale stupenda sulla nebbia. Porca troia. Senza neve però, ragazzi. No. Ecco quello che ci aspetta al di là del passo. Non ho parole, disse in muto. Siamo arrivati a Col Sellier a 2834 metri. Il problema è che il versante italiano da cui dovremo riscendere è in queste condizioni: innevato e pieno di nebbia. Siccome non abbiamo raggiunto una decisione all'unanimità di scendere da qui, l'unica scelta che ci rimane è tornare indietro fino al rifugio francese Duvisot, laggiù, e poi domani cercare un modo per fuggire da queste vallate infernali. Ci riaggiorniamo. Sono le 8 del quarto giorno di cammino. Ieri sera non abbiamo fatto video perché eravamo troppo stanchi e sfiduciati, però siamo tornati al rifugio francese e fortunatamente avevano posti per la notte, perché abbiamo cenato, abbiamo dormito al caldo e ora inizia la lunga quest di questa nuova giornata per cercare di tornare alla macchina in qualche modo, scendendo però prima verso i paesini francesi. Come se non bastasse, abbiamo questi simpatici cani pastore che ci sbarrano il passaggio. Aggiornamento delle 10:30. Abbiamo trovato un paio di ragazzi in van che ci hanno dato uno strappo facendoci risparmiare diversi chilometri e dunque tempo, e ci hanno portato in questo paesino francese dall'aspetto molto alpino. Ora stiamo andando verso l'ufficio informazioni per capire qual è il modo migliore per tornare in Italia, se c'è qualche mezzo
alla peggio anche un taxi, qualcosa. Nuovo cambio di programma, arrivati al paesino abbiamo chiesto le informazioni all'ufficio e lì un signore che ci ha sentito si è offerto di portarci all'imbocco del sentiero su cui siamo adesso, che ci condurrà verso il passo della Croix a 2003, quindi sgombro da neve. Da lì rientreremo in Italia e vedremo il da farsi. Perlomeno qualcosa che non ci è mancato in questo giro sono i panorami. Praticamente ci siamo trasformati in viandanti sul mare di nebbia. Speriamo di approdare a un porto sicuro. Finalmente siamo arrivati a Col de la Croix, a 2300 metri. Questo significa che esattamente qui siamo tornati in territorio italiano, finalmente. Siamo arrivati al rifugio Jervis, dove ci siamo fermati per una breve pausa pranzo di circa mezz'ora. E ora ripartiamo in direzione Bobbio Pellice, verso valle. Siamo sulla strada asfaltata per ridiscendere verso Bobbio Pellice. Finora i nostri tentativi di scroccare un passaggio si sono rivelati vani, però perlomeno abbiamo di nuovo linee nei cellulari e quindi ci sentiamo di nuovo all'interno della civiltà. Siamo qui a Bobbio Pellice, rilassati con delle buone birre, perché ormai il giro è praticamente finito, tranne che dobbiamo tornare a Pian del Re, ma sappiamo come e lo vedrete tra poco. Appena ripartiti da Pian del Re, dopo aver recuperato la macchina,
e come avete visto abbiamo trovato un passaggio che ci ha portato direttamente da Bobbio fino a qua su, risparmiandoci un sacco di problemi perché non ci sono collegamenti diretti, e quindi possiamo dire che abbiamo finito il nostro giro, anche con un discreto successo visto come si erano messe le cose. La giornata di oggi è stata parecchio lunga, abbiamo camminato parecchio, però alla fine la camminata che abbiamo fatto ci ha permesso di tornare in territorio italiano e chiudere il giro a una quota più bassa, poiché appunto in alta quota non era fattibile, cosa che ci hanno confermato anche tutti quelli che abbiamo visto oggi nel versante italiano, gestori sia di ristoranti e di rifugi. Infatti si meravigliavano di come la gente da questo lato della montagna consigliasse alle persone di salire malgrado le condizioni climatiche fossero abbastanza estreme per persone non organizzate. Ecco, diciamo che a saperlo all'inizio del percorso ci saremmo magari attrezzati con appositi ramponi e bastoncini per il ghiaccio e per la neve, e magari avremmo affrontato i 2 passi di montagna in maniera più serena. Comunque abbiamo finito in maniera dignitosa, siamo contenti, stanchi ma contenti. Quindi per questo video è tutto. Se vi è piaciuta l'improvvisata e le nostre avventure un po' incoscienti, ricordate di lasciarci un bel like sotto il video e iscrivervi al nostro canale, e quindi buon cammino!